Iniziamo! Pan di Spagna al cioccolato, 5 uova medie, 100 g di zucchero. Montiamo bene bene per 5-6 minuti. Deve diventare un composto spumoso e chiaro. «100 g di farina 00, setacciamo insieme al cacao 20 g di cacao amaro. Se invece vuoi fare il pan di Spagna bianco, non al cacao, basta mettere direttamente 120 g di farina. Vedi? Deve diventare così, chiara, spumosa e montata. Una massa bella corposa. Infatti guarda com'è cresciuta. continuiamo con la frusta a mano. Vaniglia, e adesso aggiungiamo piano piano la farina e il cacao, sempre setacciati nuovamente, così sarà più leggera e non appesantirà la massa. Quindi con movimenti molto delicati dal basso verso l'alto, così con la frusta, in modo da non smontare il composto. Fondamentale. Prendetevi un po' di tempo in più, ma fatelo delicatamente. Importantissimo nel pan di Spagna far rimanere l'aria all'interno, perché non essendoci lievito è l'unica cosa che poi farà lievitare nel forno. Ecco, vedi? Bello arioso. Stampo 24 cm, ma se lo vuoi più alto puoi usare uno stampo da 22 o da 20, va bene lo stesso. Prendo la forma della carta forno esatta e taglio a misura. Sotto metto un po' di burro così aderirà meglio. E verso il composto, che come vedi è meraviglioso, sembra quasi una mousse. In forno a 175 gradi statico, 170 gradi ventilato per 20 minuti. Controlliamo poi con lo stecco. Sofficissimo, una spugna praticamente.
A me piace bello farcito il pan di Spagna, quindi lo taglio in 3, non in 2. Se ci riesco, vediamo. Sì, ancora è caldino, però se lo fate raffreddare è meglio. Intanto l'ho assaggiato ed è buono. Sì, buonissimo. Intanto avevo preparato il caffè, una moka da 8 tazze, leggermente zuccherato, ma proprio poco poco, poi regolati tu. Se è una torta che mangiano anche i bimbi, puoi usare il caffè deca, quindi decaffeinato, oppure puoi non usare il caffè e mettere una bagna alcolica, una al rum, oppure una bagna analcolica, solo acqua, zucchero. Io aggiungo un po' di acqua, circa 1/3 del peso del caffè, che mi piace che si senta il caffè, e bagno il pan di Spagna che, come vedi, assorbe tantissimo. E questo si può bagnare tanto, perché è un pan di Spagna. Crema spalmabile alle nocciole, Nutella o simili. Che meraviglia! E qui andate a gusto. Io, come sapete, sono molto generosa. Se dovesse essere troppo dura, la passiamo un attimo in microonde in modo che si sciolga e si stenda meglio. Secondo strato, ripetiamo la stessa cosa, quindi caffè e poi Nutella. Copriamo con la parte più bella, più liscia, e di nuovo imbeviamo con il restante caffè. La stringo in un cerchio apribile, in modo che, essendo bagnata, non si allarghi troppo e rimanga in forma, oppure nello stesso stampo, e va in frigo per almeno 2 o 3 ore, o il giorno prima per il giorno dopo, va benissimo. Anzi, meglio. Apriamo ed eccola che è rimasta bella compatta. Con un coltello bagnato di acqua lisciamo leggermente i bordi. Monto la panna, 300 ml di panna, che può essere sia fresca sia vegetale, come preferisci. Se è fresca aggiungete un po' di zucchero a velo, 2 o 3 cucchiai. Mi avvalgo sempre del pilota automatico che mi aiuta, anche se dietro, se vedete bene, c'è anche la planetaria, ma è una questione che magari per chi non ce l'ha è giusto che faccia vedere col frullino a mano. Quindi sopra di nuovo Nutella. Beh, è bella golosa, è bella calorica, però è una torta, quindi nelle ricorrenze ci sta. Poi sempre meglio farla in casa. Se non volete farla proprio precisa perché è difficile con la crema spalmabile, fate questi ciuffettini che sono carini
danno un po' di profondità, un po' di movimento ed è semplice, senza tecnica. Vedi? Già così è carina. Se non vuoi mettere la panna, intorno metti anche Nutella e poi fai aderire le nocciole, granella. Metto la panna in un sac à poche con la beccuccia a stella grande e faccio delle onde tutto intorno. La rifinisco così proprio perché è una ricorrenza, è l'anniversario di mamma e papà di matrimonio, auguri a loro, e quindi la decoro un po' più carina. Questa dovete sapere che è la torta al cioccolato che ha sempre fatto la mia mamma in tutte le occasioni a noi figli e quindi è rimasta la torta del cuore della famiglia e quindi in ogni ricorrenza riproponiamo proprio questa, che piace a tutti tra l'altro. Granella di nocciole per rifinire un po', che richiama il gusto della crema spalmabile poi. Ed eccola pronta. Può anche essere già pronta così, ma io metto qualche altro decoro, ripeto, proprio perché è una ricorrenza. Qualche fiore di pasta di zucchero e delle foglioline e direi che così è perfetta. Qualche altra? Così, ok, adesso è perfetta. Adesso è pronta, giuro, mi piace. Ta-dan! Beh, tanta roba, tanto gusto, tanta dolcezza, tanto amore per i miei genitori. Auguri, auguri di cuore a loro. È qualcosa di indescrivibile, dovete solo farla e assaggiarla, poi mi direte. Aspetto i vostri commenti, Grazie per la visione come sempre, se ancora non l'hai fatto iscriviti al canale, mi farebbe molto piacere. Ciao ciao, alla prossima!